Buongiorno ragazzi, sono qui al Jungle Fish ad Ubud. Come sapete mi sono ritrasferita a Bali da 2 settimane e stamattina stavo in un caffè e ho incontrato un altro ragazzo italiano molto simpatico. Abbiamo deciso di passare la giornata insieme, non so se lo conoscete. Ciao! Marcello Ascani. Oggi gli sto facendo vedere Ubud, la parte centrale di Bali, e gli farò qualche domanda sui viaggi. Qui a montare il video e vi volevo solo scusare per la qualità perché non avevo portato la mia fotocamera con me, ma solo il mio cellulare. Spero comunque che vi piaccia. Buongiorno ragazzi, sono qui ad Ubud e ho incontrato Marcello Ascani, che mi ha contattato ieri sera e mi ha detto perché no, andiamoci a prendere un caffè, passiamo una giornata insieme. E dato che siamo qui insieme volevo fargli qualche domanda riguardo ai viaggi. Come me anche lui è un grande viaggiatore e volevo chiedergli qualche cosa per quanto riguarda i viaggi in solitaria, perché... Sì, viaggio sempre da solo, quasi sempre. Viaggi quasi sempre da solo? In realtà non è che lo voglio proprio, però non lo vuoi? Succede che viaggio da solo. Perché io nel mio canale parlo spesso del viaggiare da soli, di come superare questa paura. Io viaggio sempre da sola, sono io proprio. E quindi volevo chiederti, ti piace viaggiare da solo o non ti piace viaggiare da solo? Oh, mi piace molto viaggiare da solo, solo non viaggiavo da solo. No, allora, mi piace sia viaggiare in compagnia che da solo. Sono una persona introversa, quindi io perdo energie se sto con le altre persone, quindi mi piace poter viaggiare da solo e decidere quando e come vedermi con le altre persone, okay. E poi farmi i cavoli miei. Quindi ti piace l'indipendenza del viaggiare? Sì, cioè che solo. decido io cosa fare, dove andare, quanto spendere. Quando si è insieme è molto più difficile, quindi specialmente per un viaggio lungo penso sia molto più comodo viaggiare da soli. E poi la vacanzetta con gli amici me la faccio sempre. Ci sta, però è una vacanzetta, non è un viaggio. Non quello di un mese, 2 mesi. Esatto, sì. Siamo venuti qui alla Monkey Forest. Monkey americano. Monkey ci piace, anzi devo stare anche attenta se non mi fregano il cellulare. Volevo chiedere a Marcello che cosa viaggiare ti ha insegnato sulle persone. Sulle persone? Boom, domandone. Io sono, penso, la persona meno empatica che conosco. Quindi ho proprio problemi con le persone a capire quello che fanno, quello che dicono, cosa pensano. Sì, cioè per me tipo, mi ricordo quando ero più piccolo io non capivo se piaceva una ragazza, doveva dirmi Marcello mi piaci. Poi l'ho imparato. Allora, ho imparato, specialmente viaggiando in Asia, che le persone comunicano in maniera indiretta e sono stato costretto a capire cosa intendevano quando parlavano. Cioè, in Cina nessuno ti dice no, nessuno ti dice questo non lo puoi fare, tu devi scoprire cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Certo. E là ho scoperto come comunicare con le persone anche senza essere super diretti. Poi capirai, in Cina sono sempre sorridenti, va sempre tutto bene. Sì, in Cina, in Giappone e in Corea non possono dirti di no, questo esatto. è il problema. Un'altra domanda a Marcello, dato che tutti e due lavoriamo online, però io ho fatto ad esempio l'università e lui non ha fatto l'università. Non l'ho fatta. Volevo chiederti cosa ne pensi dell'università, le persone dovrebbero andarci, non andarci, studiare da soli? Allora, io non l'ho fatta solamente perché già avevo, diciamo, una via da percorrere, perché già facevo video al liceo. Ho iniziato a lavorare proprio alla fine del quinto liceo, quindi sapevo che avrei potuto lavorare, i miei colleghi già lavoravano, già sapevo quanto guadagnavano, quindi sapevo già cosa fare. Se non sai cosa fare devi andare all'università, cioè proprio per perdere tempo, nel senso proprio per sapere cosa vuoi imparare. E la mia teoria è questa: dato che ormai sempre di più il titolo di studio conta di meno, ci vai perché vuoi imparare, non per il pezzo di carta. Se vuoi andare solo per il pezzo di carta, fai qualcosa di inerente, non lo so, secondo me devi trovare qualcosa che ti piace fare, tipo io vorrei andarci ma per imparare, per esempio economia mi piace molto, è una mia passione, vorrei andarci per imparare, e il pezzo di carta è sempre molto importante. Cioè, Google, che era l'ultima che era rimasta che voleva per forza la laurea, anche adesso Google non la chiede più, non è più necessaria. Davvero? Sì, perché tipo 2 anni fa avevo chiesto per l'applicazione, mi hanno detto guarda devi per forza avere una laurea, per una questione di smistamento, cioè vogliono solo laureati non perché vogliono necessariamente una laurea, può essere anche laureato in astrologia, cioè nel senso è qualcosa che non c'entra niente e poi andare a fare marketing a Google. Ah sì? Che sì, c'entra? è una scrematura sulle persone, cioè se tu sai che è andato all'università, sai che è più motivato, sai che si è messo là a studiare, sai che ha fatto determinate cose che fanno solamente i laureati e quindi scremi. Però adesso già anche Google non lo fa più, per esempio.
Quindi di base andateci, cioè secondo me è un percorso di studi che finisce all'università, secondo me là finisce il percorso di studi. Però se già sapete fare qualcosa prima e volete lavorare, nessuno ve lo vieta. Sì, quello che vi consiglio io è andateci, però fate anche qualcosa di pratico, Quello magari sempre, quello sì, sempre, dal liceo. iniziate sin da subito a fare perché nell'università si impara molto la teoria. Però la pratica in quella italiana, in Italia sì, ci manca un po', quindi praticate. Ma vi piacciono questi baffi di sudore che abbiamo tutte e due? Perché A me i baffi di sudore vengono molto spesso. siamo appena arrivati al single fin, come si chiamava? Continuo a dimenticarlo. Sì. È fish, jungle fish. Jungle Fish, perché c'è un altro posto che si chiama Fins a Bali. Volevo fare un'ultima domanda a Marcello. Chiedimi. Volevo chiedergli di raccontarmi una storia che gli è successa in viaggio, che può essere pazzesca o particolare o che vuole condividere. Ok, allora ce ne sono tante che sono successe, specialmente quest'ultimo. Però quella che racconto sempre, che è una delle più pazzesche, è successo l'altro anno quando stavo in Cina. Ho passato un mesetto in Cina e ho perso il treno per andare a Shanghai, era un'altra città. E c'era un sacco di traffico e non trovavo il taxi, era questo il problema. Così ho approcciato delle ragazze che uscivano da scuola per chiedergli di prenotarmi il taxi con l'app cinese, che è tutta in cinese. E io ho detto: ragazzi, potete prenotare il taxi al posto mio che non capisco il cinese? Loro ci hanno provato, non ci sono riuscite, io non ho capito niente. E non volevano dirmi di no, e quindi una ragazza, dopo un sacco di tempo che stavamo là, dibattevamo, loro non parlavano inglese, quindi un sacco di casino, chiama la mamma, la fa uscire da lavoro e la mamma è venuta a prendermi in macchina, mi ha portato lei stessa alla stazione e mi ha anche comprato il biglietto per andare a Shanghai, perché io ormai me l'avevo perso. Che carina! Questa è una delle cose più strane. E queste sono le cose che succedono spesso, a me succedono spesso in viaggio, quando... Specialmente in Asia, quando chiedi di aiutarti, la gente ti aiuta per davvero. Esatto. Ma infatti mi sono molto- successe anche altre cose, tipo andavo a casa di gente a caso a mangiare, è successo 1000 volte. Le persone sono buone, ragazzi, andate a viaggiare. Quasi, si sei sempre buone. Quasi sempre buone. Com'è? L'uovo è buono. Ora devo trovare il modo di mangiarlo insieme alla pasta. Ah, ma quello è nuovo, ma È un uovo alla coque, cioè nel senso l'interno è più liquido. Non so come fare. lo devi aprire. E se lo apro mi si rompe nelle... va bene. Ok. Sara, what did you take? Curry, red curry. Thai. E io ho preso un pad thai. Che adoro. Nella foglia di banana, forse? Ragazzi, siamo costumati, in verità io sono costumato, non so se lui è costumato. Tu sei costumato? Sono pantaloncini impermeabili, quindi si E ci stiamo per buttare lì. Yes. Chiudiamo questo video qui dalla pool del Jungle Fish. Jungle Fish? Jungle Fish. Cosa mi chiedete? E che consiglio puoi dare alle persone che vogliono, un consiglio di viaggio che vuoi dare alle persone che vogliono viaggiare di più? Alle persone che vogliono viaggiare di più? Sì. In realtà il mio consiglio è non viaggiate. No, sto scherzando. Però non avere... è una cosa importante questa, che non riesco mai a spiegarla bene. È che chi non viaggia vuole tanto viaggiare, ma in realtà non bisogna avere fretta di viaggiare. Fatelo quando potete. Tanto non è che se non lo fate... C'è chi dice no, perché se lo fate da giovane è meglio. Non è che se aspetti un anno cambia qualcosa. Quindi date spazio alle priorità. E viaggiare, sebbene sia molto bello, secondo me non è una priorità vitale. Fate prima tutto il resto. E non rosicate se gli altri viaggiano, perché in realtà non vi state ancora perdendo nulla, non vi preoccupate. Tutto qua, vi aspetta. Esatto. Bene, grazie Marcello per questa intervista, per aver risposto a queste domande. Grazie a te. Siamo molto seri qui in piscina, siamo molto seri. E niente, iscrivetevi ovviamente al canale di Marcello, andatelo a seguire, se non lo seguite già ovviamente già lo seguite. E niente, noi ci andiamo a fare un bel bagnetto, ci andiamo a godere questa pool.